attacco hacker, l'intera Europa sotto scacco, l'Italia sta cadendo a pezzi, i provider non ce la fanno a tenere, i russi all'attacco ancora una volta. Porca di quella miseria, nessuno dice niente. È davvero così? No, sono una serie di p***e che sono state tirate fuori da qualcuno che ha una cosa che tecnicamente nell'ambiente ha un nome specifico. Si chiama sindrome da piccolo. E ne parliamo oggi perché quello che è successo davvero è imbarazzante. Tra agenzie che raccontano di disastri, convocazioni, Palazzo Chigi, oddio i bambini, chi pensa ai bambini per una roba risolta? Non oggi, nel 2021. Io sono Matteo Flora, faccio l'insegnante universitario, sono un imprenditore, arrivo dalla sicurezza informatica, ancora ne mastico un pochettino a quanto pare, e questo è Ciao Internet. Ricapitoliamo un secondo, cosa è successo in questo weekend? Dopo i casini di Acea, che ancora sta capendo come si muove per colpa di un ransomware, escono due fatti. Il primo dei due, un provider, Team, che cade malamente, e due, un advisory che esce della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che dice che c'è una vulnerabilità in giro, sotto attacco, una serie di server italiani. Allora, partiamo da questa seconda. È vero, c'è una campagna in atto in cui una serie di ransomware hanno iniziato ad utilizzare una precisa vulnerabilità. Si tratta di un CVE, se non vi ricordate che cos'è il CVE, è una classificazione internazionale delle vulnerabilità ed è il 2021-21974. I 2021 davanti dovrebbe già dirvi qualcosa. In altre parole, c'è un sistema, quello di VMware, di SXI server in realtà, cioè dei sistemi che vanno a gestire macchine virtuali, non della macchina virtuale, ma è il coso sotto che metti sul ferro per fare in modo che poi tu possa gestirlo con le macchine virtuali, che ha un problema abbastanza serio. Un problema abbastanza serio che dà la possibilità, se lo si espone su internet e se l'attaccante dall'altra parte sa come fare, di prendere possesso dei server e oltretutto calcolate che in genere le macchine che montano ESX server sono macchine abbastanza carrozzate perché devono tenere poi sulle macchine virtuali. Con un piccolo dettaglio tecnico che da come vi dice il CVE, questa vulnerabilità è nota dal 23 di febbraio. Dici, Matteo, ma è solo il 6 di febbraio oggi che fai questo video? Sì, il 23 di febbraio del 2021. 2021. 24 mesi fa. Ma a quanto pare non è stato patchato, cioè la gente non aggiorna i sistemi. Perché? Per mille ragioni, perché aggiornare un sistema che ha su altre macchine virtuali vuol dire potenziare tempo macchina perso, eccetera, eccetera. Casini, è difficile farlo, ma non farlo o non mette tutta una serie di paratie sapendo di non poterlo aggiornare su questa vulnerabilità vuol dire che dopo 24 mesi qualcuno si sveglia e lo può utilizzare, come è successo per mille altre cose, ok? Dall'altra parte, nel frattempo viene giù un carrier che non ho intenzione di citare, Team. Ma non c'entra assolutamente niente. In quel caso, come si vede tranquillamente da un'analisi del traffico, andando a vedere gli errori in giro, andando a vedere le altre parti d'Europa e del mondo come classificano la cosa, si scopre che è successo qualche casino a livello di connettività internazionale. Quindi stiamo parlando di un protocollo che si chiama BGP, lo stesso, forse ve lo ricordate, che ha fatto venire giù Facebook in tutto il mondo per una serie di ore. Stessa cosa, è il protocollo che utilizzano le grandi realtà per annunciare pezzi di rete uno all'altra, e quello che si scopre è che se è fatto a questo livello in genere è molto difficile che sia un attacco hacker. In genere quelle cose lì sfortunatamente sono ad un livello in cui i problemi che succedono sono
malconfigurazioni da una parte o dell'altra di una trasmissione dati molto grande a livello di router estremamente importanti come volume di dati, e può succedere. Sbagliato, certo che sì, ogni errore è sbagliato, si poteva fare qualcosa, probabilmente sì, non sappiamo nemmeno da che parte, se era lato qua in Italia o lato dall'altra parte, ma non c'entra di base assolutamente niente, anche perché il software impattato da questi attacchi SXI server non si può usare su quel tipo di macchine. Cioè sarebbe un po' come dire, che ne so, nuova vulnerabilità su iPhone, cazzo mi si è bloccata la mia Trebbia e adesso cosa faccio? Non c'entra assolutamente nulla. Sono due cose che possono accadere insieme? Assolutamente sì. C'entrano qualcosa l'una con l'altra? Una mazza. Detto quello, poi parte il comunicato che viene ripreso in giro da un po' di giornali iper mega allarmiste. Oddio, moriremo tutti. Addirittura c'è una pubblicazione che scrive: abbiamo chiesto all'underground e abbiamo trovato che ci sono decine di macchine sensibili. Non avete chiesto all'underground, avete chiesto a un sito web che costa 10 euro all'anno, forse anche di meno. Io l'avevo comprato, all'epoca l'avevo comprato quando avevo la Lifetime, cioè quello per una vita, a tipo $5 perché era un Black Friday, e si chiama Shodan. Shodan, che ha un indirizzo difficilissimo, shodan.io, fa quello. Tu gli metti una determinata vulnerabilità, eccetera, e ti dice quante macchine ci sono. Underground, iper underground, no, una puttanata da poche decine di euro all'anno. Ora, che cosa ti dice? Ti dice che ci sono qualche migliaio di macchine esposte, poi non sai se con quella vulnerabilità, con quella versione potenzialmente impattata, e ce n'è qualche decina in Italia. Qualche decina, non centinaia di milioni. E questa cosa, peraltro, quante sono? ACN lo sa perfettamente, perché l'ACN, se non lo sapete, ha inglobato tutta una serie di cifre strane, ha inglobato quei tizi che fanno un lavoro iper utile, ma di una rottura di maroni mostruosa, che è mappare nelle pubbliche amministrazioni, nelle grandi aziende, nel perimetro di cybersicurezza nazionale, mappare e scandagliare la rete, vedere che cosa c'è che è aggiornato o non aggiornato, ed eventualmente andare a tirare le orecchie, o se preferite con un grosso bastone nodoso, a prendere in faccia l'amministratore delegato di quelle macchine che dovrebbero essere sicure e dire: non ti sei ricordato di aggiornare i server, ogni volta tirando una randellata sulla testa. Evidentemente non funziona nemmeno tanto bene, però quello è il suo lavoro, è ovvio che lo sa fare. È un lavoro del cazzo? Sì. È un lavoro noioso? Assolutamente sì. È un lavoro fondamentale? Sicuramente. Perché? Perché se non ho nessuno che controlla, e ovviamente c'è sempre quella realtà o quelle realtà che non aggiornano, e parte delle cose iper utili sono proprio questa monitoraggio. Detto quello, ma davvero è tutto sto casino? Vi faccio un esempio. Ok, prendiamo il popolo senza bidet. Lo sapete che io con i francesi c'ho questa cosa, non so neanche come mai. I francesi, anche loro hanno fatto una roba, aspettate, leggendo il comunicato, è una roba cattivissima, internazionale. Abbiamo dovuto fermare il consiglio dei Copas, i bambini, qualcuno pensa. Sono usciti con tutto sto casino? No, il CERT francese, cioè l'autorità omologa dall'altra parte, ha detto: uè, bimbi, occhio, c'è una vulnerabilità, la stanno iniziando ad utilizzare, se volete vi spieghiamo come si fa, ecco qua c'è il tutto, muovetevi, eccetera. Hanno fatto solo quello? No, probabilmente, conoscendo più o meno come funziona la Francia, hanno fatto tutta una serie di telefonate proprio, dove ti arriva la mail o la telefonata da i CERT che dice: ehi, muoviti perché c'è la problematica, controlla che non ti abbiano già bucato. Tutto qui. E allora perché questa enfasi, questa cosa? Allora, ci sono diverse possibilità. La prima è che qualcuno abbia la solita sindrome da pisello P. Quindi, che qualcuno in questo momento non lo sta più o meno guardando nessuno, deve far vedere di essere grande, grosso e cazzuto, e allora inizia a spararla grossa. Con il problema dell'allupo al lupo, perché alla terza puttanata che si spara grossa, ovviamente le persone non ti ascoltano più. L'altra possibilità è che lo abbia fatto il giornalista, cioè che l'authority sia uscita con una roba più o meno, non sono riuscito a beccare la nota precisa dell'authority, quindi non lo so, sia uscito con una nota scritta bene, con i toni corretti, e fatto dire: attenzione, è una roba di 2 anni fa,
spingetela, cioè pecciatela, mettetela a posto, e che il giornalista di turno abbia preso la roba e ci abbia fatto il ricamino sopra, che è possibilissimo. La terza è che il comunicato fosse così, un po' vedo non vedo, dico non dico, il giornalista fosse ma cosa c'è eccetera, e chi si occupa in mezzo della comunicazione tra i due abbia deciso di boom spararla, non lo so. In tutti e tre i casi il panorama della gestione della sicurezza dello Stato paese ha fatto una figura di merda a livello catastrofico, perché non è riuscita non solo ad inquadrare la problematica, ma sparando così nel mucchio, quello che ha ottenuto sono le svariate decine, centinaia, migliaia di bestemmie dei reperibili durante il weekend, cioè di quelle persone che normalmente sono pronte anche durante il weekend a rispondere, che nelle chat in cui sono anch'io, nei gruppi in cui sono anch'io, bestemmiavano in tutte le lingue del mondo dicendo: ma c'è gente che legge sta roba, mi chiama, non ha nessuno dei sistemi impattati, ma mi chiama nel panico dicendo oddio cosa devo fare, perché, come moriremo tutti, eccetera eccetera eccetera. No, non moriremo tutti. Se avete quel server lo dovete patchare, se no no. E questa cosa fa male. Ora non prendete come la vedo io, ho deciso di leggervi anche la versione dei fatti, perché io sono emotivo eccetera, di qualcuno, di un signore di altri tempi, con una posa di altri tempi, a cui non l'ho detto, quindi Andrea scusami, prendo da LinkedIn Andrea Chittaro. Se non lo conoscete, Andrea è Senior Vice President di Global Security Cyber Defense di Snam. Non proprio l'ultima delle aziende, che dice, ricapitoliamo: sabato sera l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale diffonde un alert relativo al propagarsi di attività malevole, ok, su server VMware SX, io ESX non riesco a dirlo, ESXi, trovata e risolta a fine febbraio 2021, il famoso CVE 2021-21974. La sera prima peraltro, cioè ancora sti dannati francesi che arrivano prima ancora, il CSIRT francese, l'omologo, aveva rilasciato un analogo avviso. L'agenzia fa il suo mestiere, lo fa tutti i giorni, il confronto con le aziende è ormai quotidiano e agisce in funzione preventiva piuttosto che reattiva. Quella cosa che vi dicevo, vi ricordate? Quel lavoro noioso, brutto di andare a controllare, vedere, fare la telefonata, ma fondamentale, quello lì. Pertanto tutto appare nel solco di una dialettica non emergenziale, perché non lo è, una roba del 2021, una semplice attività di vulnerability assessment, cioè andare a vedere vulnerabilità, e patching ha probabilmente risolto all'origine il problema. Nel pomeriggio di domenica alcune agenzie stampa rilanciano con una certa enfasi la notizia: oddio moriremo tutti, andate a vedere, attacco europeo, bla bla bla. Da subito diversi esperti, tra quali io, cercano di inquadrare il problema nella giusta portata, come anche AIPSA, l'associazione italiana professionisti di sicurezza aziendale, con il suo presidente prova a buttare acqua sul fuoco. I network informali tra i capi della security si confrontano, ma a quanto pare, a parte qualche caso isolato registrato nei giorni precedenti, nessuna azienda o infrastruttura critica risulta impattata. Quello che di positivo si può leggere in tutto ciò è che una community di professionisti si è attivata immediatamente, mettendo a favore comune le conoscenze, e io credo che questo sia l'unico dato davvero confortante. Leggete tra le righe, vi prego, leggete tra le righe. Ora, se vogliamo provare a pensare di sopravvivere a un mondo sempre più connesso e a un sistema di informazioni sempre più connesso e a una, scusate se uso il termine tecnico, superficie di attacco, cioè una possibilità che in un mondo sempre più connesso, sempre più parti della nostra vita siano esposte, non vengano aggiornate, bla bla bla, dobbiamo abituarci all'idea che dobbiamo inquadrare le cose come stanno. Allora, non è perché qualcuno si sente il figliol, cioè si sente il figlio stupido della sala o la sindrome, ancora una volta, da piccolo, e deve per forza far vedere tra giornalisti, non so chi l'abbia fatto, può essere il giornalista, può essere l'agenzia stampa, non importa, deve far vedere spettacolarizzazione da tutte le parti che moriremo tutti. E allora si esce così. Perché? Perché inquadrare la portata del problema, inquadrare quando dover correre davvero e quando invece è necessario semplicemente arrabbiarsi con chi non ha aggiornato questa cosa per 2 fottuti anni, è la base di un ecosistema sano. Ora, cosa fare? Un paio di cose. 1, patchare, cioè mettere le patch
se questo sistema è attivo, o implementare meccanismi per fare in modo che quel sistema non venga esposto alla rete, ma mettere il patch è sempre una cosa normale. 2. Controllare se abbiamo ancora gli aggiornamenti, perché tanti di quelli che io ho visto online e con cui mi sono confrontato sono semplicemente sistemisti che ti dicono: io la metterai la patch, ma non abbiamo comperato perché costa un rene l'aggiornamento, i sistemi di aggiornamento, le patch di aggiornamento, eccetera. E lì bisognerebbe prendere un secondo sopra chi fa i budget e utilizzare il famoso randello nondoso di cui abbiamo detto prima per convincerli a martellate in mezzo agli occhi finché non vanno. 3. Ci sono quelli che consciamente hanno detto: vabbè, a chi se ne frega, quando uscirà qualcosa la patcherò. Ecco, quelli se lo meritano. Lo so, fa molto victim blaming, me l'hanno detto anche online. Matteo, ma sei sempre contro, non bisogna incolpare la vittima, poverini che hanno fatto. Ok, allora cambio concetto. In sicurezza, e quando hai dei sistemi esposti, è vero, non te lo meriti mai, perché ci sono tutta una serie di casi in cui qualcosa può essere andato storto. Però se decidi di correre nudo a fare jogging per 2 ore all'interno di un campetto minato di 10 metri per 10, continuando a fare avanti e indietro, non ti meriti di saltare per aria, perché nessuno si merita quella fine. Però un secondo potevi metterlo in conto. Ok? Analisi del rischio potevi metterla in conto. Qui non stiamo parlando di qualcuno, non stiamo parlando del sono uscito per caso e qualcuno, cioè non potevi mettere in conto magari il fatto che qualcuno uscisse con una vulnerabilità zero day, cioè una vulnerabilità ancora non divulgata, proprio per il tuo sistema, e venisse ad attaccare solo te. Potevi mettere dietro tutta una serie di barriere, va bene, ma in quel caso non è che è colpa tua, ma una vulnerabilità non patchata da 2 anni, che è ancora su un sistema, dovrebbe tanto farvi pensare. Come anche, e così chiudiamo oggi che ne ho dette già abbastanza, se in queste ore, in questi giorni e nei prossimi giorni il vostro gestore di servizi vi dirà: attenzione, abbiamo dei lavori di manutenzione straordinaria per impattare, per sistemare i nostri sistemi, su cui ci siete anche voi, in vista dell'attacco, eccetera, capite solo una cosa: che quel provider di servizi che state utilizzando non patchava le sue macchine da 2 anni, e prendete le giuste conseguenze. Tutto qui. Mi raccontate qui sotto cosa ne pensate, così almeno ne discutiamo un po'. Se non vi siete iscritti, se vi interessano cose di sicurezza, ne faccio un bel po'. Per il resto c'è il gruppo dove abbiamo parlato per tutto il weekend di tutta questa cosa. Basta così, raccontatemi qui sotto che cosa ne pensate, se anche voi eravate caduti nell'idea del moriremo tutti o meno, e come sempre anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato, e le state parati.